direi mi lego molto al DNA di David C. per FIDA Architects Italia, soprattutto perché è nota per i progetti di grande raffinatezza per clienti appartenenti ai massimi vertici del fashion system. Come si coniuga quindi a suo avviso l'esigenza di personalizzazione propria della maison di moda con l'industrializzazione della costruzione off-site, propria anche dell'acciaio che abbiamo visto? Ma allora, la domanda è una domanda assolutamente interessante, e soprattutto diciamo nel mondo degli interni, perché l'architettura degli interni sappiamo tutti che ha bisogno di un'attenzione molto particolare, no? E quindi il dettaglio e diciamo la customizzazione è una cosa abbastanza che fa parte del DNA del progetto di architettura di interni. C'è da dire che noi da quando siamo venuti in Italia ci siamo in maniera molto piacevole, ci siamo italianizzati il più possibile, nel senso che abbiamo cercato nel momento in cui abbiamo iniziato a fare progetti di interni di in qualche maniera trovare ispirazione all'interno della tradizione italiana, no? E quindi abbiamo guardato tutti quegli architetti degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70, tutti quei grandi maestri che ci hanno insegnato diciamo, a progettare gli interni con una qualità sicuramente superiore, e lo hanno insegnato non solo a noi oggi, ma lo hanno insegnato anche nel passato a tutto il mondo. Quindi il tema dell'acciaio è un tema abbastanza fondamentale, perché molto spesso non è un materiale che viene usato in questo tipo di progetti in maniera massiva, ma viene usato in maniera molto puntuale, ed è soprattutto viene utilizzato come supporto ai progetti di interni. Quindi per quel che riguarda i nostri progetti fino ad oggi, l'uso del metallo e dell'acciaio non è stato molto elevato, anche se però, ad esempio, abbiamo fatto un progetto in Canada per un'azienda canadese che opera nel mondo della vendita online. In quel caso l'uso dell'acciaio è stato molto massivo, perché il nostro committente voleva proprio un utilizzo di materiali contemporanei, quindi da un lato l'architettura che era di cemento faccia vista, dall'altro lato le partizioni invece che erano in acciaio prelavorato. Quindi se avessimo potuto lavorare con Manni forse in quel progetto sarebbe stato come dire, già un vantaggio non indifferente. Certo. Mi collego proprio su questo aspetto dell'uso dell'acciaio, sempre tenendo in considerazione il rigore e il perfezionismo che connota le architetture di David C. per FIDA Architects. Quanto influisce il controllo delle dinamiche di cantiere sul risultato finale dell'architettura? Un tema importante che abbiamo anche visto prima, insomma, no? Che poi la traduzione del concept poi nel reale non è sempre così scontata e non è così semplice, assolutamente. Ma l'esperienza ci insegna che lavorare con delle aziende che permettono e che aiutano gli architetti a realizzare un'idea nella maniera più lineare possibile attraverso il cantiere sicuramente è un vantaggio. Quanto influisce? Moltissimo, nel senso che sappiamo che il progetto di architettura nel momento in cui viene realizzato, se non è realizzato in un determinato modo, poi finisce, come dicevamo anche prima, finisce per avere un risultato di una qualità magari inaspettata. Quindi sicuramente è fondamentale il rapporto con l'azienda durante la fase di cantierizzazione, cioè di realizzazione in cantiere, ma anche la fase subito precedente, quindi quella di progettazione esecutiva della parte da realizzare poi direttamente in situ.
Lo studio da VC per Field Architects compone con veramente molto rigore, uno studio puntuale, anche la fase di modelli, di concept proprio del nuovo progetto. E già qui, in questa fase compositiva, in cui si fanno le scelte anche del metodo costruttivo, quindi uso dell'acciaio o di altre tecnologie costruttive, o viene fatto a posteriori, una volta concepito il concept e poi trovata la soluzione ottimale? Questa è una forte curiosità che avrei. Ma allora, il nostro modo di lavorare è un modo di lavorare che si basa molto sulla fisicità della progettazione e anche dei materiali, quindi la maggior parte dei progetti vengono testati fin dall'inizio con dei modelli in scala, dei modelli fisici che vanno da delle scale piccole anche a delle scale molto grandi, e l'utilizzo del materiale è fin dall'inizio parte integrante del concetto, quindi dell'idea sia architettonica, se è un progetto di architettura, sia di interni, se è un progetto di interni. C'è da dire che per quel che ci riguarda la coincidenza tra architettura e interni è abbastanza sullo stesso piano, cioè noi non andiamo a vedere un progetto di interni come un progetto secondario rispetto a un progetto di architettura, ma secondo noi il progetto di interni è a tutti gli effetti un progetto di architettura. Molto spesso, ed è una cosa che ci piace fare, in scala, fin dall'inizio, realizziamo dei modelli direttamente con i materiali che poi andiamo a utilizzare. Quindi se ci fosse una superficie in acciaio o una struttura in acciaio, ci piace andare a testare fin dall'inizio in scala o anche in scala 1 a 1 con dei prototipi, delle campionature, delle prototipazioni ad hoc, il materiale che viene utilizzato. Ovviamente nel caso dell'acciaio è un po' più difficile rispetto ad altri materiali, però diciamo che la tendenza è un po' quella di, come dire, sappiamo tutti che l'architettura è un prototipo unico, no? Purtroppo non esistono, l'architettura quando viene realizzata è una sola, quindi se riusciamo mentre sviluppiamo un progetto a prototiparlo al meglio e a testare i materiali al meglio e se possibile anche l'acciaio, sicuramente sappiamo che il risultato poi alla fine sarà migliore. Grazie mille. Tra l'altro, quando ci verrà a trovare vedrà un prototipo in scala reale. Stiamo facendo un nuovo progetto europeo per il recladding di edifici esistenti, per migliorarne le prestazioni termiche e acustiche, quindi di nuovo sulla sostenibilità molto importante. È un modulo alto 6 metri, se non sbaglio, adesso già, e proprio per fare l'applicazione cladding sugli edifici esistenti, vedrà il primo prototipo su cui abbiamo fatto tutte le prove di montaggio e insomma di test. Quindi anche per quello è una visita interessante di sicuro. Oltre a vedere il nostro tetto verde con la nostra tecnologia e anche molto volentieri. E il tema della prototipazione è un tema almeno per quel che mi riguarda assolutamente fondamentale, perché siamo un po' abituati attraverso l'utilizzo del computer adesso, le simulazioni, le renderizzazioni come dire, ad accettare che l'immagine che andiamo a vedere sia effettivamente il progetto finito, è la realtà. Invece molto spesso sappiamo che tra un'immagine molto spesso manipolata e la realtà c'è una grande differenza, quindi il passaggio attraverso dei prototipi reali, il vedere realizzata magari una facciata in acciaio con dei pannelli in acciaio, magari anche una porzione minore, sappiamo che comunque è un processo fondamentale e che dà come dire, la possibilità al progetto di, come dire, di passare attraverso una sua fisicità diciamo, dal pensiero virtuale alla realtà in maniera sicuramente più interessante. Sì, vedo l'esigenza in realtà di avere i modelli o i prototipi, ancora meglio, per fare tutte le valutazioni
poi non intendiamo poi addirittura la parte di esecutivi, quanto può essere importante evidentemente, perché e poi si vengono a scoprire tutte le necessità di modifica, insomma, no? Noi sicuramente facciamo un po' di fatica a, come dire, a non vedere dei passaggi intermedi tra il disegno e il progetto realizzato, quindi sarà un nostro limite, forse anche un mio limite personale, però nel momento in cui vai in un cantiere oppure vai da un fornitore e vedi quella cosa che ti sei immaginato per mesi prototipata o realizzata, sicuramente la sensazione che hai e la possibilità di dialogo che hai nel miglioramento di quella cosa è completamente diversa che non se fosse semplicemente disegnato sulla carta.